Salve a tutti ragazzi, bentornati e quest'oggi vediamo come arriviamo in vista di questo Napoli-Roma. Possibili formazioni, chiavi tattiche, chi giocherà a destra perché non sappiamo se giochi Politano, Lozano o addirittura Elmas per la conferma delle tante prestazioni eccellenti che sta avendo quest'anno. Ma andiamo per gradi. Prima di cominciare, come sempre, ragazzi, se vi volete iscrivere al canale è ancora gratis, attivate la campanella delle notifiche così giorno dopo giorno che io carico i video ricevete la notifica sul cellulare ed è l'unico modo per restare aggiornati. E andiamo direttamente prima nelle probabili formazioni di Napoli-Roma. Ci sarà qualche cambio? Ci saranno delle sorprese? Vediamo. Il Napoli che dovrebbe partire con Meretti in porta, ovviamente, il nostro capitano Di Lorenzo sulla fascia destra, Rachmani e Kim centrali e ballottaggio Mario Rui Olivera, con Mario Rui favorito ovviamente sull'uruguaiano. Centrocampo con Anguissà, Lobotka e Zielinski come da programma. Sulla fascia destra non si sa. Politano, Lozano, Elmas. Politano favorito su Lozano, ma potrebbe essere confermato Elmas, almeno da quanto si legge nelle ultime ore. Osimhen centrale e Kvaratskhelia ritrovato sulla fascia sinistra dopo l'attacco febbrile e la condizione precaria della settimana scorsa che non abbiamo avuto a Salerno. La chiave tattica di questa partita non riguarda secondo me il Napoli, perché il Napoli farà il Napoli. Possesso palla, giro palla di qua di là, cercherà l'imbucata, cercherà con le triangolazioni e un grandissimo calcio che ha espresso finora di scardinare la difesa della Roma, che potrà fare la stessa partita dell'andata. Nel caso facesse la stessa partita dell'andata, allora io mi terrei Politano o Elmas sulla fascia destra, sacrificherei Lozano che userei nel caso la Roma comincia ad affacciarsi di più nell'area del Napoli e possiamo imbucare di contropiede, allora un Lozano in più per far partire i contropiedi sarebbe sicuramente più consono di Politano. Però dal punto di vista della doppia fase mi tengo Matteo Politano tutta la vita, perché se ne parla poco, perché tendiamo sempre ovviamente a guardare la partita degli attaccanti in fase offensiva, però dobbiamo sottolineare tutte le coperture che Politano è andato a fare, tutte le chiusure che va a fare addirittura sulla nostra linea di fondo. Quindi tanta roba Politano se la Roma dovesse fare la partita attendistica, diciamo. Ma se la Roma prova a scardinare il Napoli, a cercare di fare il colpaccio al Maradona, perché ha una classifica che secondo me ti può spingere a cercare la vittoria invece che venire a Napoli e metterti dietro la linea della palla aspettando la zampata vincente nel caso arrivi, perché comunque è un Napoli che è attento da questo punto di vista ed è difficile. Se ti metti lì e lo aspetti, molte volte non ti esce la partita. Quindi la chiave tattica non è tanto il Napoli, ma è come la Roma affronterà la partita. Roma a 37 punti, che se nel caso vincesse al Maradona si porta a 40, tanto di cappello. Non sono d'accordo però con tutte le dichiarazioni che sono state fatte, ma quelle è anche è un po' di tattica prepartita, diciamo, pre-tattica, per dichiarazioni che le butti lì, per poter creare comunque, per destabilizzare al limite la squadra avversaria, lo fanno tutti. La Roma che viene a Napoli per poter riaprire il campionato, si porterebbe a 10 punti. Va benissimo, noi aspetteremo questa Roma che cercherà di scardinare il Napoli, anche se formazione alla mano troveremo una Roma con Rui Patrizio, Mancini, Smalling e Ibanez la linea difensiva, Zaleschi, Cristante, Matic e Spinazzola a ridosso di Dybala, Pellegrini e Abra. C'è da dire
che ho visto una Roma dopo la pausa da gennaio che abbiamo ricominciato un po' più pimpante dal punto di vista dell'attacco. È la stessa Roma sicuramente, però vedo un po' di consapevolezza in più, soprattutto Dybala sta facendo un grandissimo campionato e lo sappiamo, però le vittorie portano fiducia, le vittorie portano nuove soluzioni comunque, quindi non è la stessa Roma che abbiamo affrontato all'andata, sicuramente. Però io credo che esca la stessa partita, o almeno qualcosa di simile, con la Roma attendista e con il Napoli che farà il giro palla e dovrei correre appresso al pallone. Il Napoli cercherà di sfiancare l'avversario, l'abbiamo appena fatto una settimana fa contro la Salernitana, stessa partita. Salernitana, tutti dietro la linea della palla, aspettando l'occasione giusta per colpire. Dobbiamo solo stare attenti in fase di interdizione, soprattutto dal punto di vista dei centrocampisti. Dobbiamo, come abbiamo sempre fatto, raddoppiare la marcatura quando si perde il pallone, non far ripartire le squadre, perché la qualità della Roma nei tre davanti non è la stessa della Salernitana. Quindi possiamo rischiare qualcosina nel caso, pecchiamo di attenzione. Questa dovrebbe essere la partita, vediamo se dovessero esserci cambi di formazione e sono curioso, soprattutto in casa Napoli, chi giocherà su quella fascia destra, se Politano, Lozano o addirittura Elmas come premio per tutte le prestazioni che ha fatto quest'anno. Vedremo, l'importante è che il Napoli faccia il Napoli, non si snaturi in base all'avversario. Io porto sempre come riferimento nella mia mente la partita che abbiamo fatto a Anfield. Andammo a giocare a Anfield, è vero che andammo a giocare a Anfield che il Liverpool doveva fare più di 4 gol per passare primo e tutto il resto appresso, però il Napoli andò ad Anfield consapevole della partita che voleva fare e affrontando a viso aperto i vicecampioni d'Europa, ed è così che il Napoli sta affrontando tutte le partite. Quindi, pur avendo perso quella partita 2-0, lo sappiamo, all'80esimo, all'85esimo abbiamo preso 2 gol, sicuramente, però non è una partita che vinci o perdi che ti possa far riflettere su come gioca il Napoli, perché pur avendola persa, quella partita per me resta una grandissima prestazione di squadra, di tecnica, di ritmo, di voler portare la partita a casa, che poi non è successo, ricordiamo il fuorigioco per un orecchio di Ostigard che buttò il pallone dentro, e diciamo che senza quel gol annullato, giustamente perché era fuori gioco, forse avremmo portato a casa un'altra vittoria. Detto questo, non è il Napoli che si deve snaturare, ma dobbiamo essere camaleontici in base a come la Roma imposterà la partita. Speriamo sia un grandissimo match e speriamo, ovviamente, tiro acqua al mio mulino, di portare altri 3 punti a casa. Sono difficili tutte le partite. Vedremo cosa succederà. Sempre Forza Napoli ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!